La trasmissione sta per iniziare, la trasmissione è iniziata. Ebbene, cari amiche ed amici, io questa mattina ho fatto un video facendo colazione e voi lo troverete disponibile fra qualche giorno. Mi sembra, qua l'ho scritto, e uscirà in data 15 ottobre alle del 2020 alle ore 20:15 il mio video nel quale faccio colazione e parlo del più e del meno, soprattutto ringraziando che ho superato i 2000 iscritti. Ma adesso vi vorrei parlare di un argomento, perché con questa telecamera di bassa risoluzione oggi voglio parlare, la connessione è instabile, attendi mentre tentiamo, ogni tanto c'è la connessione instabile. Parlarvi cultura e di un tema che mi sta a cuore da già da molto tempo, le moschee degli uiguru sono musulmani cinese, ma il buddismo tibetano distanti. Buonasera conte Rota, come, come va? Una volta non ero mod, non so, nuovo moderatore, non so che è successo. Ecco qua, stanno distruggendo tutti i templi nel Tibet, moschee del guru, i cinesi, i comunisti, che si pensava che non erano comunisti o che il comunismo era cambiato dopo la rivoluzione culturale. Io sto bene, grazie conte Rota, e sono contento che anche tu stai. Peccato che ci sono problemi di connessione, questo argomento è interessato. E sì, poi c'è anche il fatto che io utilizzo, e sì, interessante, io utilizzo una vecchia webcamera del 99, quindi si vede anche male. Comunque vi consiglio vivamente di leggere questo libro, Una strana liberazione, di David e Pat, vite tibetane nelle mani dei cinesi, edito dalla Chiara Luce Edizione. Ecco che spiega che cosa sta succedendo in Tibet: la distruzione dei templi, il fatto che sterilizzino forzatamente le donne, a quanto dicono, e che obblighino i religiosi a diventare laici, perché per il comunismo le religioni sono l'oppio del popolo. Certo, io in parte condivido, ma non credo che si possa imporre l'ateismo alla forza. Guarda in Russia, dopo 75 anni di comunismo, adesso sono più ortodossi che mai. Allora, le persecuzioni, conte Rota mi dice, sembra di aver letto un libro del genere anni fa. E sì, probabile. E questo infatti c'ha anni, c'ha qualche anno. Le persecuzioni contro le minoranze etniche e religiose nella Cina comunista sono uguali a quelle che si realizzavano durante lo stalinismo e durante tutta l'Unione Sovietica, ma nessuno fa niente
oggigiorno io ho partecipato a delle manifestazioni di fronte all'ambasciata cinese a Roma negli anni 90, ma oggigiorno tutta l'industria occidentale e tutti noi consumatori occidentali dipendiamo dall'industria cinese, quindi le persone invece di andare a manifestare per i diritti umani soppressi dai comunisti non vedono l'ora che esca un altro cellulare cinese che costerà di meno. Poi le autorità cinesi prima incoraggiavano la pratica di Falun Gong, che è una specie di Tai Chi Chuan Fa e di Qigong, e poi invece hanno iniziato a perseguirlo, soprattutto da quando il leader Li Hongzhi ha iniziato a parlare a Tiananmen della libertà politica e contro il comunismo cinese. Questi sono i due libri principali. E questo è Li Hongzhi. Zhuang Falun è il libro della dottrina di Falun Dafa. Certo, si leggono cose incredibili, ma come tutte le religioni anche Falun Gong c'ha cose incredibili. È stato come negli Stati Uniti, tutti a lamentarsi contro la guerra nel Golfo, l'intervento in Afghanistan, però poi gli importava di più avere i prodotti sotto costo piuttosto che salvare vite umane. Adesso anche i politici democratici sembrano tanto diversi da Trump, ma chissà che faranno più dello stesso. All'inizio Li Hongzhi dava conferenze in auditori dove c'erano funzionari comunisti della C comunista, soldati, appartenenti al partito comunista cinese, e incoraggiava il partito comunista cinese la pratica di Falun Gong. E adesso invece ci sono delle terribili persecuzioni, incarceramento, tortura a chi pratica Falun Gong. D'altra parte una dottrina totalitaria come quella comunista cinese ci aveva bisogno di un credo irrazionale come quello di Falun Gong. A parte gli esercizi fisici, Falun Gong è irrazionale ed è una religione, diciamo, non ha nulla di scientifico. Comunque no.
non mi sono organizzato. Non mi sono organizzato perché avrei molti libri da farvi vedere. Comunque, Tibet, un paese e il suo dramma. Come obbligano i bambini tibetani a prendere la cultura comunista cinese, e come ormai i cinesi sono solo 7 milioni in Tibet, anzi meno, e stanno colonizzando il Tibet cinesi comunisti. In pratica non tutti i turisti sanno che se vanno in Tibet, quelli che trovano nei monasteri sono dei funzionari comunisti cinesi atei, non dei veri lama, dei veri monaci, che a parte ripetere qualche mantra non sanno nulla di buddismo, anzi stanno distruggendo i vecchi monasteri e conventi per ricostruire dei monasteri e dei conventi allo stile cinese, e stanno imponendo il buddismo cinese in Tibet. D'altra parte, ogni volta che la Merkel e capi di stato occidentali parlavano in Cina dei diritti umani e religiosi degli uiguru musulmani, dei tibetani, di Falun Gong, Falun Dafa, dei Manciù e di altre minorie etniche e religiose, lo facevano più che altro per avere forza contrattuale nei confronti della Cina comunista, non per liberare le persone. Adesso si è scoperto che gli arabi sauditi, emirati arabi, si stanno alleando politicamente, Arabia Saudita, Bahrain, a Israele, perché gli arabi sono semiti come gli israeliani. Quando a qualcuno lo accusano di essere antisemita, quello vuol dire che è anche anti arabo, perché gli arabi sono semiti come gli ebrei. Gli unici a non essere semiti sono i popoli sciiti, in particolar modo i persi, che sono indoeuropei o arii. Allora si vede come il fenomeno palestinese dei musulmani e dei cristiani palestinesi ormai non frega più a nessuno. I palestinesi sono stati abbandonati da quelli che si dicevano i paladini della causa palestinese, gli arabi, i magrebini, gli egiziani, e ormai non frega più nulla di loro. Sebbene Nazioni Unite, sfuggite dal controllo anglo-americano ed israeliano, abbiano votato per il riconoscimento della nazione palestinese, che ancora non ha uno stato, e nessuno li appoggia più in seno a Nazioni Unite, perché soprattutto il blocco arabo, una volta che è caduto Saddam Hussein, Gheddafi, e ha perso di influenza Bashar al-Assad, il blocco arabo ormai si sta alleando in blocco, vale la pena dirlo, con Israele. Adesso il rischio più forte è una confrontazione tra gli sciiti capeggiati da Iran e parte dell'Iraq contro gli arabi sauditi e gli emirati arabi, che si sono alleati in Israele. Finché Israele stava in mezzo con il suo deterrente atomico e militare tra i paesi arabi e Persia, l'ago della bilancia stava equilibrato. Ma adesso che in pratica tutti i paesi del Golfo Persico sono passati, del Golfo, del Medio Oriente, sono passati dal lato di Israele, tutti i paesi antagonisti degli sciiti, tutti i paesi musulmani sunniti,
Adesso il rischio che sia inevitabile una confrontazione tra Iran, paesi sciiti e il blocco che ormai si è creato, Israele, paesi arabi. Si stanno alleando tutti con gli israeliani, alleando, sì, allenando anche, stanno facendo delle prove militari, delle esercitazioni militari, e si stanno alienando, allineando, più che alleando, addirittura allineando. Ciò significa che appoggeranno Israele in eventuali operazioni militari contro i profughi palestinesi in Libano ed Hezbollah, ed anche contro la Siria, ed eventuali incursioni in Persia, in Iran. Ma voglio dire, così come alla comunità internazionale non è mai fregato nulla in realtà dei palestinesi, ma hanno utilizzato i palestinesi per fare pressione economica, militare, politica ed industriale su Israele, alla comunità internazionale non frega nulla dei tibetani, degli abitanti della Manciuria e degli uiguru musulmani cinesi, ma utilizzano queste minoranze e la violazione dei loro diritti solamente per delle contrattazioni di potere. Ciao camperisti il nonno. Ormai non cerco di pettinarmi i capelli, ormai preferisco averli così. Allora dicevo, abbiamo iniziato parlando dei diritti violati dei tibetani, di come ogni giorno distruggano dei conventi, dei monasteri, e che non ci si può far più nulla. Ormai si pensava che dopo la rivoluzione culturale il comunismo cinese fosse cambiato, invece non è cambiato per nulla. Qua leggevo in questi giorni un libro, Mustang, ultimo Tibet, che è un piccolo regno dentro al Nepal, dove in pratica si conserva intatta, incolume, la cultura tibetana. Questo libro è edito dalla Corbaccio, scritto da Piero Verni. Io sono stato a una manifestazione Free Tibet, che siamo andati a manifestare fuori dall'ambasciata cinese a Roma per la liberazione del Tibet. Non è cambiato nulla, ma almeno mi sono sentito in pace con me stesso. Caspita, troppo culturale il tuo canale, mamma mia, ah ah ah. Sono più spartano, anche se mi attirano i tuoi discorsi. Ciao, notte. Beh, dire che io sono troppo culturale e troppo buono. Comunque, buonanotte camperisti il nonno. Io credo che bisogna avere una coscienza, se no che si vive a fare. Io faccio il mio meglio per istruirmi. Come potrai vedere, c'ho 3 biblioteche, molti più libri ne avevo in passato. Quante volte ho visto il Tibet a chiedere la libertà e l'indipendenza della Cina, dalla Cina, ma i cinesi vogliono tenersela con la forza. Esatto, perché Conte Rota,
perché a parte che ci sono ingenti risorse nel Tibet, ma poi perché ha una collocazione strategica. Pensa che la Cina è in conflitto con l'India perché rivendica dei territori al nord dell'India. Il Tibet può essere un'ottima base di lancio di missili nucleari che già avrebbero in partenza, e diciamo se la mettono la base militare ai 3-4 mila metri già è un vantaggio di qualche secondo di viaggio, di qualche minuto. Quindi per quello è un luogo dove possono mettere missili a larga gittata. Grazie Conte Rota. Io faccio il possibile per parlare di libri quando ci riesco. Spero di farvi contenti a tutte e tutti voi, e mi raccomando, per quanto possibile, condividiate il mio video affinché anche altri possano commentarlo una volta finito. E veramente io considero che la meditazione, la lettura, la musica possano perlomeno arricchirci interiormente, anche se ho constatato che purtroppo il mondo continua a essere lo stesso, anche se noi leggiamo, e che un libro non potrà mai cambiare il mondo, perché anche se lo leggono 2 o 3 milioni di persone, alla fine il mondo continua a essere lo stesso. I politici compieranno sempre le loro fatidiche decisioni, e in Italia c'erano tante aspettative. Ha vinto il sì, il taglio dei rappresentanti politici, però bisogna vedere quando lo effettueranno, e soprattutto quello che si risparmierà di sicuro lo spenderanno in qualcos'altro, non vi preoccupate. E poi questo cambio non succede subito, ma le forze politiche devono discutere come tagliare i rappresentanti politici. Buonanotte camperisti, il nonno. Come cambiare le relazioni di forza, chi prenderà meno deputati, la maggioranza relativa, la minoranza, come si stabiliranno queste cose. E alla fine io credo che sarà tutto come prima, perché alla fine vince sempre la casta politica, quello che ci frega a tutti noi, credo. Intanto vediamo tag che io ho installato. Io ho installato il vdq e quindi mi consiglia, ecco qua, ho trovato dei tag. Benissimo, così durante la diretta metto i tag. Intanto, se mi volete fare delle domande, vediamo Tibet, tibetan culture, tibetan buddhism. Bellissimo, sto trovando dei tag, scusatemi tanto, ma intanto sto taggando il mio video. Ecco qua, vediamo Vajrayana. Vediamo un po'. In effetti il Tibet è un ottimo punto strategico, esatto, c'ha molte risorse, poi hanno iniziato a ammazzare gli animali in massa, insomma a fare dei casini. Per cambiare il mondo bisogna che la gente lo vuole veramente e non sapere solo parlare e basta. Purtroppo nessuno lo vuole, anzi stiamo andando verso l'autodistruzione come specie,
e ognuno pensa a consumare sempre di più. È veramente incredibile, ma ci avviamo come pecore al suicidio collettivo. Per esempio io sto facendo questo video, sapete l'energia che si sta bruciando non solo a casa mia ma anche in tutto il mondo. È incredibile. Così metto, scusate ma metto i tag adesso, così poi mi risparmio. Non ci ho pensato prima. Così faccio tutto uno. Ecco, sto mettendo anche tag Falun Gong persecuzione. Comunque aspettate un po' perché devo fare delle cose, adesso vengo, che io fino a luna, fino a mezzanotte sto con tutto aperto. Adesso vengo, pazientate un po'.
Mi fa piacere di trovarvi ancora. Scusate, questa è la bandiera tibetana. Il paese delle nevi eterne, che il disgelo, il cambio climatico sta distruggendo, e che molti contestano questo cambio climatico. Non so perché, è una moda. I presidenti contestano il cambio climatico, ma vi rendete conto? Io ho frequentato un centro, il Samantha Badra di Roma, quando si trovava ancora negli anni 90 nella circonvallazione Giannicolense al numero 100. Poi si sono spostati e purtroppo intorno al 2009 è morto il lama, cioè l'abate residente, Sonam Geshe Chanchub. Sonam perché era traduttore di testi. E vediamo. Ecco qua, ecco qua. Sarà un po' difficile, sarà un po' difficile farvi vedere foto. Questo sono io meditando. Dovrei fare un video, perché fare vedere così le foto. Questo era il mio maestro cinese, per quello che io mi chiamo Santen, poi ho aggiunto Chan, però il mio nome buddista è Santen. Purtroppo con questa vecchia camera non si vede niente, poi non c'ho neanche la luce a favore. E qua nell'istituto l'Amazon K, no, nell'istituto, quello era a Pisa, nell'istituto
Samantha Badra di Roma, nella circonvallazione Gianni Colenza, il numero 100. Cercate. Io adesso stacco. Buonanotte, buonanotte, conte Rota. Ecco qua, quando ero molto più giovane negli anni 90. Poi farò un video se voi volete, se lo commentate qui sotto. Come ero più giovane. Con il mio amato lama che poi è morto. Ho visto che siete rimasti in due fedelissimi amici. Io mi devo organizzare perché ultimamente faccio pochi video e poche live, però 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 vorrei fare le live che faceva Mario Circello, credo che faceva delle live monumentali di 5 o 6 ore. In pratica iniziava la sera alle 8, finiva alle 5 6 del mattino, suonava la chitarra, si fumava una sigaretta senza dire nulla per un quarto d'ora, anzi no, 3 sigarette, perché lui una sigaretta gli durava 30 secondi. Anzi, facciamo una cosa bella. Qua che non mi funziona il mouse, non seleziona il testo. Copiamo. C'ho il browser lento, si deve ricaricare, un macello. Troppo lento, devo cambiare computer, lo so. Community. Voglio metterlo in community questo video, così subito la gente sa, se sempre che il mio computer me lo permetta, perché è lentissimo. Ci occorre un'eternità per fare operazioni. Ecco, quindi adesso andiamo su Facebook. Niente, comunque sono rimaste 2 persone collegate con me qua. Sono contento. A che stai pensando?
sto pensando che pubblico questo. Vediamo come mi trovo, stato d'animo, adorabile. E così qualcuno che voglia venire da Facebook, buddismo, meditazione e arti marziali, che è un altro gruppo. Vediamo stato d'animo, felice. Felice, sono tanto felice di pubblicare. E poi nella mia pagina che mi ha aperto il proprio Facebook, una pagina che poi dice che è commerciale, ma insomma io non l'ho mai richiesta, che si chiama Sant'Enchan. Gli mettiamo che informazioni relative ad aggiornamenti, che c'è aggiornamenti sul Covid, questa notizia, che è una balla. Non metto gli hashtag perché così la gente sa di cosa si tratta, però gli mettiamo 3 abbracci. Anche del capitan Sant'Enchan. Notte con Terota e Sant'Enchan. Ciao zio Spiderman. Vediamo un po', ti aggiungo come moderatore se vuoi mettere dei link. Io in pratica avevo iniziato a parlare appunto di come la Cina comunista sta distruggendo i templi nel Tibet e costringendo la gente ad abbandonare la religione plurimillenaria del Tibet. E poi anche il conflitto che la Cina comunista c'ha con Falun Gong, Falun Dafa. Come all'inizio i cinesi incoraggiassero la pratica di Falun Gong e lo studio della dottrina Falun Zuan Falun, e poi alla fine ci sono state delle persecuzioni. Comunque ci sono delle denunce internazionali sul fatto che i comunisti cinesi starebbero distruggendo anche le moschee degli uiguru, dei musulmani cinesi di etnia cinese, e in pratica hanno finito col distruggere la cultura della Manciuria, della Mongolia interna, perché per esempio stanno sterilizzando donne nella Mongolia interna e distruggendo templi anche lì, e nessuno fa nulla, nessuno fa nulla. Forse adesso c'è un po' più di luce dalla Bajur. Nessuno fa nulla della comunità internazionale
per prevenire tutto questo scempio, queste distruzioni, questa morte. È veramente incredibile, ma sono le cose che succedono nel mondo. Allora vediamo di mettere qualche altro hashtag, qualche altro tag. Mongolia, inner Mongolia, Mongolian food. Vediamo. Consenti la riproduzione della chat dal vivo, consenti incorporamenti, licenza Creative Commons, la data è oggi. Io vi ricordo, intanto che sto mettendo dei metadata qua nel mio video, che io che vi ricordo che a volte c'ho dei lapsus e perdo che se vi interessa un argomento che sto facendo, se volete un approfondimento, commentate quando ho finito questo video o quando guardate uno dei miei video, mi raccomando, commentate sotto in modo che io posso poi fare un altro video su quell'argomento. Se voi volete che io faccia un video su un argomento che vi è piaciuto, mi raccomando, condividete, fate aumentare le visualizzazioni del video e in questo modo io sarò incentivato a fare dei video. Se no io non è che posso fare dei video su ogni cosa se non seguite. Quindi ogni volta che vi interessa un argomento, commentatelo, commentate il video. E vediamo un po' vediamo lì Honzi. Musulmani, e che non mi scrive.
sì, che loro dicono di proteggere ogni identità culturale, i cinesi, ma non è così. E adesso metterò dei tag. Comunque mi devo documentare per parlare. Gli Hui, vediamo un po'. A difesa degli uiguru, musulmani cinesi perseguitati, denuncia del Vaticano. Ci sono 56 gruppi etnici dotati di riconoscimento ufficiale. Quella strana Cina islamica, l'inferno nei campi, il genocidio degli uiguru in Cina. E la verità, uno non si inventa nulla. È così che non piaccia sentirlo, però a difesa degli uiguru, musulmani cinesi perseguitati uiguri, denuncia di vari leader religiosi un olocausto, ma il papa tace. Città del Vaticano, di fatto ci sono popoli perseguitati di serie A e altri di serie B. I diritti umani non sempre vengono fatti valere. Musulmani che in Cina vengono vessati e controllati fino ad essere internati in campi di correzione non è passato inosservato. Finora sulla vicenda il Vaticano, gli uiguru nati in campi di concentrazione fatta sentire. Solo due cardinali, quello del Myanmar e dell'Indonesia, risultano sono tra i 76 firmatari di una dichiarazione internazionale siglata da diversi leader religiosi, tra cui il rappresentante del Dalai Lama, il primate della Chiesa britannica, rabbini e imam, che chiedono di fermare una delle più grandi tragedie umane dai tempi dell'olocausto, il potenziale genocidio degli uiguru e degli altri musulmani in Cina e anche dei buddisti tibetani. Stop uigur genocide, capito? Il papa tace, il papa tace. E chi tace acconsente. Chi tace acconsente. Stop Uigur genocide, il congresso mondiale degli uiguru, la coalizione per la risposta al genocidio, Christian Solidarity Worldwide. Mettiamo i comunisti cinesi mi ameranno per questo che sto leggendo. Il congresso mondiale degli uiguru, la coalizione per la risposta dal genocidio, Christian Solidarity Worldwide e il consiglio dei deputati degli ebrei britannici sono tra i primi gruppi che hanno sottoscritto la dichiarazione. Il cardinale Charles Bo, arcivescovo di Yanong,
e presidente della federazione delle conferenze episcopali asiatiche di Myanmar, e il cardinale Ignatius Shuario, arcivescovo di Giacarta, Indonesia, sono tra coloro che chiedono di agire insieme all'ex arcivescovo di Canterbury Rowan Williams, l'arcivescovo copto ortodosso di Londra, l'arcivescovo Anga Elos, alcuni dei rabbini più anziani della Gran Bretagna, leader di fede musulmana, il presidente della Buddhist Society UK, il rappresentante del Dalai Lama in Europa e l'amministratore delegato di Humanities UK. Mettiamocelo questo Humanities UK. Vediamo un po'. Abbiamo visto molte persecuzioni e atrocità di massa. Queste hanno bisogno della nostra attenzione, ma ce n'è una che, se permessa di continuare impunemente, mette in discussione la volontà della comunità internazionale di difendere i diritti umani universali per tutti. La condizione degli uiguru, si legge nella dichiarazione, dopo l'olocausto il mondo ha detto mai più, l'hanno definita una delle più grandi tragedie umane dai tempi dell'olocausto. L'incarcerazione di almeno 1 milione di uiguru e di altri musulmani nei campi di prigionia, dove si afferma che debbano affrontare la fame, la tortura, l'omicidio, la violenza sessuale, il lavoro degli schiavi e l'estrazione forzata degli organi, è un potenziale genocidio, si afferma nel documento. E che si fa allora? E che si fa? Shoah, Auschwitz, nazismo. Qua c'ho 20 tag di più. Ecco qua. Care amiche ed amici, e grazie per i like. Ho fatto una bella live. Qua non mi si chiudono le finestre, ecco. Ho messo tutti i tag che potevo mettere. Ho fatto 1 ora e 5, mancano 12 minuti all'una, credo, se non va male il computer, perché ogni tanto mi abbandona. Siete in 2, mi spiace lasciarvi, ma mi avete accompagnato fino adesso e non voglio farvi fare tardi. Allora, avevo iniziato parlando di come il comunismo cinese continua ad opprimere i cinesi di Falun Gong e i tibetani. Questa è la bandiera tibetana. Falun Gong, che sono degli esercizi tipo Tai Chi Chuan, Qigong. La prossima volta mi organizzo meglio, ma ho voluto fare questo video al volo. Zhuang Falun, il libro dottrinario di Falun Gong, è molto divertente, anche se alla fine c'ha tutte le favole di ogni religione, ma non vedo perché torturare e togliere gli organi ai prigionieri perché credono in una religione. Poi quelli di Falun Gong, Falun Dafa,
avevano protestato in piazza Tiananmen. Voi lo sapete, no, della repressione di piazza Tiananmen, che è stato l'equivalente della primavera Praga cinese, quando con i carri armati il regime sovietico ha distrutto, ha spazzato via l'opposizione, che poi erano comunisti, che a Praga manifestavano per il rinnovamento del comunismo dell'Unione Sovietica, e li hanno spazzati via coi carri armati, hanno ammazzato centinaia di persone, proprio come in Cina, in piazza Tiananmen. E quindi ecco qua, però, per fare un video di buona risoluzione e parlare di libri e farvi vedere i libri, purtroppo la mia webcamera del 98 non è utile. Quindi questo è un libro che è un libro, è un video che ho fatto perché ho avuto tempo di fare questo video qua. Mustang, l'ultimo Tibet, mi raccomando, leggetelo, edito dalla Corbaccio, Piero Verni, un viaggio nel regno del Mustang che sta dentro il Nepal e che è l'ultima roccaforte della cultura tibetana, ancora rimasta intatta dalla modernità e soprattutto dall'invasione del comunismo cinese. E niente, c'è stato un picco di uno spettatore, adesso siete di nuovo in due e vi devo lasciare a malincuore. Non so quante persone mi abbiano seguito fin qua. Comunque qua YouTube mi dice che ho 5 notifiche, è così lento il mio browser, forse perché ho troppe estensioni, non so. Ah, ecco, Oldvi mi dice una cosa strana in inglese che non riesco a interpretare, di scusarlo, perché vabbè, è il mio amico musicista. Che gli rispondo? Don't worry, the arrest bro brother. E gli dico che non si preoccupi, anche se non ho capito bene che cosa gli era andata male nell'estensione nel vabbè. Io di solito metto primo commento, adesso nulla. Allora, ho iniziato questa live già più di un'ora fa, e come dire, ho messo i tag, mi rimarrebbero 9 lettere per metto o aum, vediamo om a che porta, om mantra, om chanting, ma om ce n'ha di più di risultati. E aum sì, e sta bene così. Siete in due, grazie per resistere.
allora mi raccomando, quando questo video non sarà più una live, commentate qui sotto, ditemi cosa ne pensate, date like, condividete il video, iscrivetevi al canale, azionate la campanella, soprattutto fate clic nei video che vi metterò fra i consigliati e condividete questo video affinché anche altri possano dire la loro. Ogni tanto faccio qualche live, ma mi raccomando, ci sarà un mio video, ecco qua, uscirà un altro video di me facendo colazione in data 15 ottobre 2020 ore 20 e 15. Non vi perdete quella premier 15 ottobre 2020. Adesso veramente sono molto stanco perché è quasi l'una, mancano 5 minuti. Spero che gli argomenti che ho trattato in questo video vi possano interessare, ma soprattutto adesso non è che se anche venite in 40 possa ripetere un'ora di video, mi spiace, lo vorrei, però andatevi a vedere quello che ho trasmesso fino adesso. Spero che vi piaccia. Se siete venuti a guardare la live in questo momento, se invece state vedendo il video dopo che è finita la live, evidentemente avete già visto il video fin dall'inizio per essere arrivati a questo punto. Allora vi ringrazio a tutte e tutti voi, mi raccomando, compratevi un liapa mala o un mala, un rosario. Questo è un rosario tibetano perché c'ha queste appendici che servono per contare i giri, no? Però perché recitare mantra fa bene alla salute mentale. Om mani padme poi ho dei libri, parleremo in un altro momento. Se vi interessa fatemelo sapere sotto questo video, e soprattutto se saranno in molti a guardare questa live, io parlerò di un argomento che ha a che fare con i mantra, però altrimenti cercherò di trattare diversi argomenti. Allora vi ringrazio di nuovo e mi raccomando, quando guardate un mio video che vi piace anche del passato di molti anni fa, commentatelo, in questo modo io so che vi è piaciuto. Ciao ciao.